Oggi parliamo di come ricominciare dopo una rottura. Può essere difficile e doloroso il periodo che segue a una rottura, sia che l'abbiamo decisa noi, sia che, tra virgolette, c'è un po' cascata addosso. Ma tranquilli, c'è possibilità enorme di ricostruire relazioni sane e significative e di stare soprattutto bene con noi stessi. La prima cosa da fare è accettare e elaborare i propri sentimenti. Potrebbe servirci magari un diario, comunque lo scriverli. I sentimenti possono essere di rabbia, di tristezza, di dolore, ma alle volte anche di liberazione. Quindi scrivendoli facciamo proprio il focus su quello che realmente sentiamo, con in più la tranquillità che è una cosa nostra, quindi nessuno vedrà che cosa abbiamo scritto e possiamo, vi consiglio, dobbiamo essere molto molto sinceri con noi stessi. Seconda cosa, direi prendiamoci il tempo, prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno. So che in questo momento hai quasi fretta di sentirti bene, di andare oltre. Questo tempo serve alla tua mente per capire e metabolizzare quello che comunque è un trauma. Sempre foglio e penna, rifletti sulla relazione passata e scrivi i punti di forza e i punti deboli di questa relazione. Che cosa ti faceva stare bene, cosa ti faceva male, che cosa di questa relazione ripeteresti e riporteresti in una nuova relazione e che cosa invece non vorresti più da un futuro partner o non vorresti più da te stessa, quindi anche modi in cui tu ti sei comportato o comportata o cose che hai accettato che, come si dice, da qui in poi mai più nella vita. Investi su te stesso, te stessa. Magari non sei abituato a stare da solo, senza un partner, bene, per quanto ti sembri strano, è un'ottima occasione per fare cose che non hai mai fatto, che hai sempre desiderato fare, o per scoprire parti di te stesso o di te stessa che il precedente partner in parte aveva un pochino bloccato, vuoi perché si avevano delle abitudini e adesso hai comunque tecnicamente più tempo libero, vuoi perché alcune cose che a te piacevano, lui e lei non piacevano e gioco forza hai un pochino abbozzato. A tal proposito, scrivitelo questo pensiero. Ricordati che sei completo da solo o da sola. Non hai necessità o bisogno di un'altra persona per essere te stesso nel migliore dei modi. Un'altra persona è un'aggiunta bella, ma è un in più a te stesso, a te stessa. Non avere fretta. Questo è difficile perché quando si chiude una relazione, se la chiudiamo noi perché magari non ne potevamo più, non vediamo l'ora di rimetterci in gioco. O spesso e volentieri, se veniamo lasciati o lasciate, abbiamo questa sorta di rivalsa del dire qualcun altro mi vuole e quindi forziamo, anticipiamo questo nostro ritorno a una relazionalità di coppia. No, diamoci veramente del tempo. È comunque in un modo o nell'altro questa nuova solitudine è qualcosa da metabolizzare, in tanti casi comunque una ferita da guarire e un momento veramente prezioso per fare il punto su noi stessi. Vedremo che nel fare nel modo giusto questo percorso, nel darci proprio il tempo che è un valore grandissimo, quando rientreremo nella voglia vera di una coppia, ecco, lo faremo in modo più sereno, più tranquillo e sicuramente più lucido. Stabiliciti dei piccoli obiettivi personali per questo periodo. Potrebbero essere obiettivi fisici, prenderti più cura di te stesso, di te stessa, fare dello sport, andare a vedere una mostra, dei concerti, imparare a dipingere, imparare una nuova lingua. Una cosa o più cose, piccole o grandi, a seconda del tuo carattere, del tuo tempo, delle tue inclinazioni, ma qualcosa per te.
rendi utile e bello questo nuovo tempo che hai davanti. E non è detto che nel praticare qualcosa che ti piace molto, tu possa poi anche conoscere qualcuno con le stesse inclinazioni, gli stessi hobby, e questo al di là dello sfociare più o meno in una eventuale successiva storia, ti farà star bene perché sarai tra persone che condividono cose con te, e questo dopo una relazione è sempre comunque una cosa bella e sana. Sii aperto alla crescita e al cambiamento. Hai chiuso una storia e sicuramente quello che hai davanti è un periodo diverso, quindi di cambiamento. Perché non renderla veramente positiva questa cosa e affrontare con, se non gioia, magari nei primi tempi è un po' difficile, ma sicuramente con apertura, quello che è questo cambiamento che in un modo o nell'altro la vita ti ha portato. Potrebbe essere che andrai a scoprire delle cose veramente belle di te stesso, di te stessa, o comunque interessanti, e sarà un pezzettino aggiuntivo del tuo viaggio di conoscenza di te stesso e chiaramente di quello che ti sta intorno. Probabilmente sarai triste, delusa, amareggiata, amareggiato. Bene, crea o rinvigorisci la tua rete di supporto. Ognuno di noi non è mai totalmente solo, anche se in quel momento ci si sente. E quindi cosa fare? Bene, se non hai forti amicizie al momento, recupera qualcuna che magari hai trascurato e scusati. Iscriviti a qualcosa che sia un'attività di gruppo. In questo modo sarà più facile creare delle relazioni lievi e non invasive che in questo momento ti possono aiutare, perché magari anche avere a che fare con persone che non ti conoscevano in coppia, con cui non devi spiegare, a cui non devi dire che cosa è successo, ma ti presenti tu per te stesso, per te stessa, e soprattutto in un ambiente lieve. Può essere, non lo so, le compagne di acqua gym piuttosto che il gruppo del calcetto, con cui magari uscire una cena in più quando precedentemente dicevi di no o cercavi piuttosto scuse perché magari il partner o la partner non erano così contenti che tu facessi cose in modo autonomo. Bene, ecco, questo è il momento. Fai cose in modo autonomo e crea relazioni autonome in cui ti rapporti tu come persona singola. E poi se hai una famiglia, dei figli, una cara amica, qualcuno a cui vuoi bene e che ti vuol bene, sai, ti stupirai di vedere che potrebbe essere proprio questo il momento in cui ti fanno da supporter, e quindi impara a chiedere, impara a dire che hai bisogno di un abbraccio, che insomma sei un po' triste, che non è proprio un gran momento, oppure magari ecco con una cara amica condividi anche il fatto che alla fine di questa relazione potrebbe essere anche un sollievo e troverai veramente tante persone che ti vogliono bene e la possibilità di essere, come dicevo, a tu per tu, in autonomia con le persone che hai intorno. Un ultimo punto importantissimo è proprio per questo tenuto per ultimo. Sii gentile con te stesso, con te stessa. Sii amorevole, non forzarti, lascia che passi questo periodo di transizione. Non c'è un modo giusto o sbagliato per affrontarlo. Ognuno di noi ha il suo modo di passare attraverso le cose della vita, in questo caso appunto un forte cambiamento, anche un forte dolore. Ascolta chi hai intorno, valuta i consigli che ti vengono dati, ma soprattutto valuta cosa senti tu. E se magari per un periodo non hai voglia di uscire, conceditelo. Attenzione che non duri troppo, perché sennò può diventare una sorta di scusa per non rimettersi più in gioco. Ma datti comunque il tempo di assorbire questa botta. Come il corpo fisico ha necessità del tempo per superare una rottura, un mese di gesso, ecco,
capiamo che anche il nostro cuore, la nostra mente hanno bisogno di questo tempo, quindi concediamocelo, non pretendiamo troppo da noi stessi in questo momento. Se anche tu hai avuto recentemente una rottura o in passato una rottura importante che t'ha lasciato magari un pochino di strascico, beh, scrivimelo nei commenti, mi fa sempre piacere il confronto, mi fa piacere se avete voglia che seguiate il canale e la campanella, così da rimanere senza invasività, aggiornati man mano sugli argomenti che tratteremo. E se hai degli argomenti da proporre, beh, siamo qui e super volentieri. Un abbraccio a tutti.